ma non hanno avuto lo stesso. Però è una persona che mi ha insegnato molto, perché conosceva l'Amazzonia come pochissime persone, ha passato serate intere a sentire racconti, ci sarebbe da scrivere un libro, ma poi queste cose si dice e poi non si fa. Però è stato il mio Virgilio nel viaggiare nell'Amazzonia. Senza persone il posto è estremamente difficile, soprattutto non riesce a penetrare quel solco che c'è tra noi gringos e vediamo a un altro aspetto. Quindi il discorso dell'acquacoltura sta aumentando, perché nell'Amazzonia moderna si percepisce che la risorsa naturale non può essere sfruttata totalmente, ma soprattutto il mercato richiede più di quello che la gente può dare. Quindi dire tambacchi consomati che ormai è allevato in grosse quantità, purtroppo iniziano negli stati limitrofi ad allevare anche tilapia, che è un grandissimo pesce. Ci ho lavorato. Il problema è che dall'allevamento poi il pesce esce, e quello che diceva Daniele può avvenire anche su larga scala in Amazzonia. Le tilapie sono pesci fortemente invasivi, ovunque sono state allevate sono scappate. Io l'ho visto in Asia, l'ho visto in Africa, l'ho visto in Israele, l'ho visto ovunque. Quindi speriamo che l'ecosistema amazzonico resista a un'eventuale fuga di tilapia, come detto, perché sono pesci particolarmente invasivi. Comunque l'acquacoltura è una realtà che può, in una certa misura, aiutare a tutelare l'ambiente, perché è l'alternativa all'allevamento del bestiame, che invece l'ambiente lo distrugge. Ci ho girato un po' intorno, ma quello di cui volevo principalmente parlarvi oggi è il discorso del commercio dei pesci ornamentali. Nell'ambito del commercio mondiale dei pesci, il Brasile, soprattutto con lo stato dell'Amazzonia, è il maggiore esportatore di pesci di cattura, così detti wild. Dal 2002 al 2005 sono stati esportati 100 milioni di pesci. Un record di 36 milioni diviso per 169 specie nel 2005 pari a 2,4 milioni di dollari, che non è una cifra enorme, però calata in quel contesto è tantissimo. E i pesci provengono soprattutto dal Rio Negro. Il Rio Negro è affluente di sinistra del Rio dell'Amazzoni, anzi in quel momento diventa il Rio dell'Amazzoni, perché arriva il Rio Solimões dalle Alpe, a Manaus riceve il Rio Negro, e c'è quel famosissimo pezzo di fiume dove c'è l'incontro delle acque, che parecchi chilometri non si mescolano, la parte acqua nera e la parte acqua bianca, e per 8, 10, 12 chilometri viaggiano in parallelo. La realtà del commercio di pesci ornamentali è una realtà estremamente importante per quel territorio e coinvolge una città a nord di Manaus, sul Negro, che si chiama Barcelos. È una città di 25.000 persone, ma con le comunità intorno si arriva a 40.000. È ubicata in quel posto, quindi vedete Manaus, Rio Solimões, confluenza con Rio Negro, Barcelos, molto in su. Lì circa 10.000 persone vivono del commercio dei pesci ornamentali. 10.000 persone in un'area del Rio Negro che vivono in un'attività sono un numero finito ed è una realtà estremamente importante. A Barcellona c'è un festival sui pesci ornamentali, questa è fresca perché c'è stato il 5 e il 8 di gennaio. È una realtà che sentono moltissimo. Voi considerate che la metà della gente di questa città vive sul commercio sulla raccolta e il commercio dei pesci ornamentali. Ci sono anche manifestazioni collettivali del carnevale, cioè il gruppo chiamato Cardinale, la casa, e il gruppo Acaradisco, cioè hanno preso questi due pesci molto rappresentativi per fare sfide, poi tutto finisce in feste, in balli. Il carnevale in Brasile è estremamente rilevato, Natale questo livello è anche curioso, le magliette ufficiali per la festa, quindi vi rendete conto che è una realtà estremamente sentita. Come dicevo, circa 10.000 persone vivono questo commercio. Il 70% dei pesci
sono cardinali, pesce che tutti conosciamo molto bene, ed è un mercato molto articolato con vari passaggi. Ci sono i piaderos, piada vuol dire piccolo pesce, i piaderos sono quelli che prendono i piccoli pesci per distinguere dai pescatori che prendono pesci alimentari. Poi questi pesci vengono venduti ai patrones, che sono quelli che se li caricano, li mettono sui banconi e vanno in Manaus. Il profitto è intorno al 20%. Gli esportatori di Manaus sono quelli che fanno l'ago da bilancia e non sono lontani. Prima erano 16, ora sono 12. Quindi stiamo parlando di numeri estremamente piccoli. E la cosa più importante è che i pescatori raccolgono sulla parcella in base agli ordini dei padroni, prendono gli ordini dagli esportatori. Quindi è una catena molto fragile. Tra l'altro è un mercato di crisi, adesso vediamo perché. Tra l'altro esiste una forte competizione con altri paesi dell'area. Colombia e Perù esportano con molta più facilità. Se volete dei pesci particolari, il Brasile spesso vieta l'esportazione di alcune specie. Colombia e Perù lo fanno senza difficoltà. Come vi dicevo, anche se sono pescati in Brasile, visto che la frontiera si passa tranquillamente a Tabatinga, partono dalla Bologna, cioè io stesso sono passato dal Brasile alla Bologna, dalla Bologna al Perù, senza nessun tipo di controllo. Stavo in Brasile, sono andato a cena in Colombia, questo col taxi, tra l'altro. Cioè è una realtà che se non si conosce qualche volta si ha difficoltà a capire. Però ecco, mentre Colombia e Perù sono molto più permissivi, il Brasile, grazie anche all'IBAMA, che è un istituto di ricerca e di controllo di quello che viene nell'Amazzonia, i vincoli sono molto stretti. Poi l'altro problema, non ci sono voli diretti per l'Europa e per la Manaus, tutto deve passare per San Paolo. San Paolo è 5 ore di volo a sud. Ci sono problemi di tipo doganale, costi di spedizione molto più alti, quindi il mercato sta entrando in crisi. E non ultimo anche una riduzione massiccia di cardinali che viene fatta in altri stati e sotto certi aspetti dal punto di vista sanitario qualche volta sono migliori. Dal 2008 tra l'altro c'è stato un crollo del mercato che è scattato dalla crisi economica del Brasile e anche dalla chiusura di un esportatore. È bastata la chiusura dei British Aquarium a Manaus e si è dimezzato la vendita di questi pesci. Costi di trasporto a Manaus, prezzi doganali, problemi climatici. Avete sentito parlare della secca, perché quest'estate l'avete toccata con mano. La secca ha toccato anche le zone dell'Alto Rio Negro. Se non c'è acqua nei rami laterali, i cardinali non si pescano in mezzo al Rio Negro, si pescano nelle zone vicino alle sponde, in mezzo agli alberi. È una pesca delicata, una pesca fatta con piccole imbarcazioni. Se il fiume è basso, le zone si prosciugano, muoiono miliardi, non milioni di pesci, ma non si pesca. Qui ci sono un po' di dati che fanno capire il trend. Tutto quello che vi sto dicendo adesso l'ho avuto direttamente dai responsabili del progetto Piazza di Manaus, che poi alla fine ringrazierò. Fanno capire che il trend non è positivo, perché nel 2006 l'esportazione di oltre 26 milioni di pesci, nel 2015 siamo a 2 milioni e 700 mila, quindi un crollo abbastanza verticale delle esportazioni. Perché sto calcando su questo argomento?
farò vedere chi al mondo compra da Brasile. È un problema di domanda. Allora, c'è questo movimento contro la detenzione di animali selvatici di qualunque tipo. Mi sta bene per le scimmie, mi sta bene per gli uccelli, mi sta bene per tante specie. Sui pesci ho dei dubbi, perché in effetti non si fa un danno. Quei cardinali morirebbero comunque, sono pesci stagionali. Lascia stare che nel nostro acquario campa 5 anni, lì durano un anno al massimo, arrivano le riprodursi e poi muoiono, perché poi il fiume cala, ricresce, ne muoiono quantità infinite dentro la foresta perché non riescono a far parte della catena alimentare. Anche nel Mato Grosso giù ci sono lagune immense che si asciugano, i pesci stanno lì, poi i piranha si mangiano tutti quanti, poi i piranha si mangiano i camati, poi arrivano gli uccelli, poi finisce tutto finché non torna l'acqua. Sì, c'è un problema di richiesta anche, perché cominciano a produrli nel sud-est asiatico, nella Repubblica Ceca. Probabilmente costano meno a calorine di quelli selvatici, ci sono i costi di trasporto. I costi di trasporto sono una cosa importantissima e alla fine quello che conta al grossista europeo è quanto gli costa il pesce, non le varie voci di costo. E quindi c'è questo problema. Quindi la pesca diminuisce non perché non c'è pesce, ma perché manca la richiesta. Nella catena che ho detto, il pescatore pesca se il grossista, il patrona glieli chiede, ma perché gli hanno chiesti da Manaus? Ma Manaus gli devono aver chiesto da Roma. Io ho visto vicino a Manaus uno stoccaggio di cardinali, ce ne avranno avuti 100-200.000. Però più di tanto, quando magari gli mancano, li vendono, anche se è una pesca stagionale anche quella, quindi magari fanno un magazzino di grandissime reti, poi vi faccio vedere, però ecco, qui si vede infatti, senza andare nei dettagli, l'andamento del pescato non è regolare, ci sono dei momenti ben precisi in cui si pesca, addirittura c'è un divieto di pesca per i cardinali in certe aree. Quindi bisogna rispettarlo, ma anche se non ci fosse il divieto di pesca, non si pesca. Se non vai, ripeto, in mezzo alla foresta del Pianeti allagata, dove sono giannati e sono cresciuti, i pesci nel Rio Negro, i cardinali non ci sono, stanno nei nostri terrari. Questo è carino perché serve al periodo 2006-2015 chi compra dal Brasile. Stranamente a un certo punto abbiamo scelto Germania. Io sono convinto che sia dovuto solo al fatto che in Germania la periferia è molto diffusa, 7-8 volte di più che in Italia, ma ci sono soprattutto grossisti. Per essere più grandi degli Stati Uniti, di altri paesi, significa che in Germania passano, poi una curiosità, anche la Corea del Nord ha comprato 300 pesci in quel periodo, quindi secondo me è il leader che si è fatto l'acquario, perché non c'è altra possibilità. L'Italia ha 200.000 pesci, quindi qualcuno si è azzardato a importare dal Sud America, ma anche lì ci sono problemi, perché a Manaus ci sono i grossisti che sono anche quelli finti, cioè che propongono il pesce, tu gli mandi i soldi, i pesci vanno e il grossista scompare. È Sud America, Arriviamo al progetto di Gala. 25 anni fa un gruppo di ricercatori, parlo di ricercatori seri, universitari, si sono messi a studiare questo fenomeno per cercare di capirlo. Nell'Alto Rio Negro sono andati a vedere come andavano le cose, se era sostenibile questo prelievo anche importante di milioni di pesci. E in effetti hanno constatato quello che supponevano, cioè che comunque questi pesci non hanno un lungo ciclo vitale, quindi che siano raccolti o no spariscono. Quindi prelevare 10-12
Come vedete sono piccolissime imbarcazioni che si muovono lentamente senza motore, quindi non disturbano la fauna, non disturbano l'ambiente, raccolgono, come vedete viene fatte con le zanzariere, sono estremamente delicate nella loro attività. Non danneggiano altri pesci, se prendono altri pesci li lasciano immediatamente. È una delle attività più delicate che si può vedere in quell'ambiente, perché se delicata non è, pesciolini di 2 centimetri e mezzo non sopravvivono. Ci sono dei periodi ovviamente di protezione, come dicevo, maggio-luglio. Qual è lo scopo del progetto PIA? È quello di stimolare la collaborazione tra pescatori che stanno creando delle cooperative, valorizzare il prodotto, far capire agli acquirenti, al resto del mondo, con una certificazione, un po' come questa fatto per lo champagne, una certificazione che garantisce che quel pesce è stato raccolto nel rispetto dell'ambiente e non crea danno all'ambiente. Cercano di oltre a dare una certificazione che garantisce all'acquirente che le cose sono fatte secondo certe regole, cercano di istruirli, migliorare le tecniche di rapporto, di stoccaggio, di stabilizzazione, di trasporto, di minimizzare perdite e cercando anche di dare un minimo di assistenza sanitaria. Queste sono le immagini. Il trasporto avviene su cassette di plastica dove lungo il periodo della ferro sono viene cambiato ripetutamente. Queste sono le gabbie di stoccaggio questa battaglia qua, il grossista Valdemars, messi in un rio dove ci sono centinaia di migliaia di cardinali con i cicli di fuori che cercano di beccarli. Erano belli cicli di cardinali, però diciamo, se si riesce a migliorare le tecniche di pesca, di raccolta e di alimentazione, perché poi alla fine tra la pesca e la vendita e l'esportazione passano anche dei mesi, si può fare molto meglio e soprattutto salvare circa 10.000 posti di lavoro. Quali sono le alternative? Se si interrompe la raccolta di pesci tropicali e il commercio di pesci tropicali, che succede? 10.000 persone devono fare a casa. Siamo nell'alto di mezzo. Taglio di legname, consentito o non consentito lo fanno. Quindi deforestazione. Traffici illeciti di tutti i tipi, animali proibiti e tutte le cose che vi ho accennato, quindi basta scegliere. La semplice pesca e caccia di frotta dà redditi purtroppo importanti. Adesso si sta diffondendo la pesca sportiva, quindi possono fare la guida agli sportivi che vanno a pescare il ciclo Cervaris, il Tucanare, che è la versione tropicale del Black Bass, ed è molto ambita dai brasiliani del sud e gli americani. Ma i popoli amazonici non sono contenti per niente di fare questo lavoro. Primo, perché queste persone arrivano con arroganza. Poi la pesca è pesca con gli artificiali, quindi stanno al sole con la barchetta, con la sponda 8-10 ore. I piaveros sono abituati a questo tipo di, cioè stare lì sulla barca e questi lanciano. Lo fanno a mano volentieri, non sono contenti di fare questo lavoro. Ovviamente è una delle possibili alternative, ma non sono contenti di farlo. E poi la cosa peggiore è che se non c'è lavoro si spostano e vanno verso la città. Nella zona del Sud America è una cosa abbastanza prevalente. In Colombia, a Bogotà, ma a Manaus è molto forte. Quando ci sono difficoltà nelle aree in cui vivono, vanno a Manaus. Pensano di trovare lì qualche cosa ed è la cosa peggiore, perché se non hai un lavoro nella foresta tanti un amo, una lenza, tu il pasto in un quarto d'ora, mezz'ora lo metti insieme, poi con la frutta a Manaus, se non hai i reais non mangi. E allora si fanno le cose corrette.
consumatori, commerci illeciti oppure delinquenza. Sono luoghi pericolosi in effetti. La mia fortuna, ripeto, non so negli anni, sono molto più simile a quell'altro. La mia fortuna è avere amicizie solide che sanno dove portarmi, dove non portarmi e cosa consigliarmi e cosa non consigliarmi. Più o meno questo è il quadro generale della cosa. Quindi io credo, sto concludendo, che tutto sommato anche gli acquari pubblici abbiano un ruolo in questo. Cioè adesso si sta diffondendo, come ho detto prima, la convinzione che gli animali selvatici vanno lasciati nell'ambiente naturale e gli animali. Ma se la raccolta di pesci organizzati non crea danni ambientali e in qualche modo contribuisce a salvare vaste aree dell'Amazzonia, secondo me va rivista con una certa flessibilità questa posizione, che potrebbe essere anche spiegata all'interno degli acquari pubblici questa cosa, che non è sempre vero che prendere un pesce dal fiume e metterlo in acquario l'hai messo in prigione. Forse quel pesce ne salva altri 100.000 perché non viene deforestata la zona, quindi non viene alterato l'ecosistema che tiene in vita il pesce, perché ricordiamoci che ogni essere vivente ha un senso in un ecosistema intatto. Se noi alteriamo l'ecosistema, gli animali che lo popolano spariscono. Allora, l'esercito è presente non dappertutto, stiamo parlando di un territorio immenso. L'esercito si deve occupare del traffico di cocaina e vi assicuro che lì è guerra. Il contenimento dei pirati, cioè ci sono pirati sul Rio della Masa, che non sono quelli con il galeone e con la vecchia sull'occhio e la sciabola, sono quelli con il fucile mitragliatore che prima sparano, ammazzano la gente sulla barca e poi vedono quello che c'hanno. C'hanno dei compiti, è un esercito e anche la polizia sono molto risoluti, ve lo posso dire con certezza, però non arrivano dappertutto, non riescono ad arrivare dappertutto per l'immensità del territorio. Se per arrivare a Marcello ci vogliono 7 giorni, voi capite? No, quello era uno zoo. No, quello era uno zoo. L'ho detto come curiosità perché che l'esercito sia proprietario di uno zoo è strano, ma era per pubblicizzare la loro presenza in una certa area, perché la gente entrava lì, vestiva lo zoo e loro vedevano. Sì. L'esercito comunque è presente, ma soprattutto più la polizia federale è presente. Però non lo dico perché sono troppi problemi. E non ho toccato minimamente il problema delle ricette dell'oro, che è un altro filone di popolazioni spaventose, quelli che raccolgono oro e che raccolgono lo sono il mercurio che va a finire nel fiume e entra nella catena alimentare con dei danni inimmaginabili, o mercurio o cianuro. Concludo, non vi annoio di più. Io mi sento il dovere di ringraziare queste 3 persone con cui ho fatto delle videoconferenze, siamo i responsabili del progetto Piano. Ligia è una ricercatrice che sta studiando l'alimentazione dei cardinali per migliorarli e prepararli all'esportazione. Joeli è la responsabile in situ del progetto Piava e Arnold è un ricercatore, un grande ricercatore, collabora con l'Università di Wageningen e fa pubblicazioni. Sono tutte persone di cui trovate poi traccia nel web e che sono stati così cortesi da... Io ovviamente ho riassunto tantissimo, ma dedicarmi molto tempo per promuovere questa cosa e chiedervi, fate sapere al mondo, nei limiti delle vostre possibilità, che raccogliere e vendere pesci d'acquario in Amazzonia non è una cosa negativa. Cioè, stiamo parlando di cardinali, pesci che sono presenti in numero enorme e che la raccolta non crea problemi. Poi se andiamo a vedere il Cistus zebra
danni le dighe sono 1000 volte più grosse, i danni 1000 volte più pesanti. Finisco la presenta finale. Io sono sostenitore del viaggio, in fase di movimento, ci sto sempre bene in questi tempi. Non dimmi quanti anni hai o quando sei educato e pronto, dimmi dove hai viaggiato e che cosa sai. Obrigado, e soprattutto in lingua tupi guarani angatu, che vuol dire? È una frase che racchiude un concetto generale: benessere, felicità e anima serena. Grazie. Allora, se c'è qualche domanda a Mauro, sicuramente rispondo volentieri. Quando ci torniamo? Dipende chi paga. Chi paga? Allora, però la domanda è giusta. Questo è il progetto PIAPA. Ogni anno, poi ne parlavo con Lorenzo, ogni anno per finanziarsi organizzano un viaggio costosissimo, perché lo fanno per finanziarsi, tra gennaio e febbraio. Partono da Manaus e fanno 15 giorni con la barca, si dorme in barca, si va nelle comunità indigene e si partecipa alla raccolta dei pesci facendo immersioni, eccetera. È il viaggio della vita. Io ci sto pensando, io devo dire la verità. Io ho modo di farlo anche in altre, però potrebbe essere una cosa molto bella. Noi da anni come CIC favoreggiamo di fare una volta una gita sociale un po' così. Fino adesso non si è ancora realizzata, però chi lo sa. Si può fare anche qualcosa di più soft, perché 15 giorni come primo impatto con l'Amazzonia su una nave è Non bello, è facile. è bello, ma insomma l'Amazzonia è tutto maiuscolo, quindi può essere pesante, volendo. Io importante ce l'ho per stare. Grazie a Dio ormai ho degli amici fraterni, quindi non è difficilissimo organizzare il tempo restante, perché è Amazzonia. In Amazzonia si va con rispetto, bisogna fare vaccinazioni. Dicevo, non ci si va da sprovveduti, è un luogo particolare, è un luogo impegnativo anche fisicamente, è un luogo dove bisogna avere una preparazione, tra virgolette, una consapevolezza di tipo sanitario, perché stare male da Dio è meglio evitare. Dopodiché, ripeto, non sono Indiana Jones, ci sono stato io, non è un luogo irraggiungibile. Io non ho fatto cose estreme, ve lo dico subito, perché mi sono rifiutato di farlo. Avendo una famiglia, uno rischia per sé se vive solo, se ha altre persone. Non ho dormito nella selva di notte, perché è affascinante, insomma, puoi trovare sorprese, è veridissimo. Non ho fatto neanche il viaggio mia nave da Tabatinga a Manaus, ho usato l'aereo perché sono 7 giorni su una nave in cui tu dormi su un'amaca con altre 100 persone gomito a gomito, e quindi ovviamente stringati, eccetera, possono rovinare il viaggio. Però con i giusti contatti è ragionevolmente fattibile, anche perché ormai i posti che io ho frequentato, questi quasi 20 anni che passi, sono cambiati. Adesso anche nei luoghi più sperduti, parlo ovviamente di città, accettano le carte di credito. Nei primi viaggi c'è solo American Express, cioè, dimmi che non la vuoi, è semplice. Adesso tutto sommato ci sono dei servizi. Io a Manaus ho visto il più bello e grande centro commerciale che mi sia capitato. C'è una grande modernità che sta evolvendo molto molto rapidamente. Il problema è che è troppo veloce, quindi poi alla fine ciò che è troppo veloce rischia di... c'è
è una conoscenza diffusa che la foresta deve essere rispettata. Io ho fatto anche dei piccoli viaggi locali organizzati da agenzie locali per vedere una comunità indigena dove non era possibile andare, e loro ti danno delle raccomandazioni, non fare quel presente, non fare fotografie con animali selvatici, perché ovviamente vai nel villaggio e ti si avvicina l'indigeno semi civilizzato con l'animale, che può essere di qualunque tipo, che te lo dà per fare la fotografia, però quell'animale è stato portato dalla selva e non va bene, e loro sono consapevoli di questo, ti dicono di non farlo. Quindi c'è una sensibilità tutto sommato che sta crescendo e vedo che è diffusa. Poi è chiaro, chi è lontani fammi grazie. Che cosa vi si dà da mangiare ai pesci negli allenamenti? Bella domanda. Ma sì, stanno cominciando a vedere appunto. C'è litigata questa Parliamo di pesci ornamentali o pesci per uso alimentare? Allora, negli allevamenti, quelli da comunità indigena usano pesce del fiume, pesce che è piccolo, quindi non adatto ad essere consumato dal punto di vista umano, ma ce n'è grande quantità e quindi gli arapari che alimentano con pesce cresce molto velocemente e trasformano in carne di arapana del pesce povero che è facile da reperire. Negli alimenti più grandi comincia a esserci del mangime. E lì la domanda è interessante perché ci sono due filoni, ma questa è l'acquacoltura mondiale sta andando su questi due filoni. In acquacoltura principalmente si muovono pesci carnivori, anche trote, spigole, orate sono pesci carnivori. Il pesce carnivoro richiede mangime da allenatore proteico, quindi il robuco, mangime proteico per il pesce allenatore, ma il pesce più interessante forse è il tambaqui, il piranha erbivoro, perché riesce a crescere con mangime con basso valore proteico e con proteine vegetali. E questo è molto interessante perché dal punto di vista molto di tempo. Ma è buono. È molto poco l'assoluto. Ne ho mangiato fino alla nausea, ho mangiato solo quello, sia quello selvatico sia quello dell'allevamento, è molto buono. Perché la carpa invece non è fatto schifo. Come? La carpa? Scordatevi il pesce d'acqua dolce che conosciamo noi. Lì il pesce d'acqua dolce è totalmente diverso. Considerate che ci sono le corvine di fiume, ci sono razze di fiume, c'è una ricchezza di pesce superiore a quella che c'è nell'Oceano Atlantico, quindi la qualità del pesce è molto buona. Ovviamente non esiste altro pesce di mare che non esiste, quindi la qualità è molto molto buona, perlomeno nelle specie che ho provato io è eccellente. Tra l'altro, in maniera molto interessante la scuola di carabinati, quanto riguarda invece altre tipologie di pesci che vengono importati negli altri oppure discus, com'è l'andamento? Allora, la raccolta c'è più o meno nelle stesse zone, sempre il Rio Negro, perché è la zona dove si pesca di più, anche perché nelle altre zone poi ci sono problemi di spostamento, nella zona di Capachina per esempio si pescano pochi pesci, in Colombia sì, ma è difficile nelle altre torbi da pescare, bisogna andare negli igarapè laterali, tanto c'è il trasporto, ci sono 1200 km da fare, quindi prevalentemente la pesca è nel Rio Negro, in varie zone. Alcune specie stanno più vicine, per esempio chi alleva a scalare conosce il Manacapuru. Il Manacapuru sta vicino a Manaus, quindi le zone di raccolta sono vicine. Per i discus ci sono varie zone di raccolta e cambiano in base alla colorazione. Santarello, Monteferro, tutte queste zone che abbiamo sentito collegate al nome di certi pesci sono le zone di raccolta. La raccolta è molto simile, la differenza è che usano attrezzature leggermente diverse, mentre per i cardinali usano una specie di scodelle di rete da zanzariera, per discus per esempio trovano dei rami sommersi, c'è molto legno, molto legname
migliorare, però antibiotici non viene fatto. Certo, però essendo pesci selvatici vanno e vengono, è più difficile che si innesti prima di una resistenza, mentre nei pesci d'allevamento a ciclo continuo come da noi si possono creare ceppi resistenti. Lì dove fai tutto vuoto, tutto pieno, tutto pieno, è più difficile. Sul selvatico in realtà tu devi evitare che si scateni qualche patologia nel lasso di tempo in cui sta lì. Chiaramente nei grossisti che stanno, per esempio a Bogotà, qualcosa fa, perché lì i pesci devono stare lì e poi stanno in un luogo più freddo, perché Bogotà è fredda, quindi devono un po' riscaldare e quindi qualche rischio di batteriocicelli